Ciao ragazzi, oggi vi presento questa Lead Time 100 Ah versione mini, una batteria veramente piccolina, 8,5 kg di peso, senza Bluetooth, ma assolutamente compatta, che può essere installata in tantissimi posti. Io ho scelto questa batteria per il mio kayak, andrò a posizionarla sul mio kayak e ho fatto già dei test che adesso vi mostrerò. Eccoci sul mio Big Mama, bellissimo, che ho appena iniziato a allestire, e questa batteria stavo pensando proprio adesso dove la posso mettere. Essendo piccolina potrebbe stare qui dentro, dovrei costruire un vano apposito, ovviamente questo un po' alzato, in modo da farla stare così. Se invece voglio mantenere questo vano, anche perché ha il suo cassettino molto bello, un'altra possibile soluzione sarebbe quella di costruirgli un piccolo contenitore e andarla a montare. Questa batteria può essere montata anche piatta in questo modo e andarla a mettere tranquillamente sotto la seduta. In realtà qua c'è abbastanza spazio per addirittura 2 batterie. Riesco tranquillamente, come potete vedere qua dalle dimensioni, riesco a far stare 2 batterie così, ma addirittura 200 ampere. Solo nel caso in cui dovessi alimentare il motore di prua a 24 volt, avessi proprio bisogno di un'autonomia pazzesca. Comunque una piccola batteria molto versatile, può essere installata anche su un camper o dove abbiamo bisogno di tanti ampere e abbiamo poco spazio. Cosa ha di caratteristiche particolari questa batteria? Sicuramente le dimensioni. È una batteria molto piccola e molto leggera, quindi facilmente trasportabile. C'è anche la sua maniglietta, come vedete, se la porta veramente in modo semplice. E ha tutte le caratteristiche delle batterie LiFePO4, quindi una batteria sicura, all'interno ha un BMS, massima carica 100 A e massima corrente di scarica 100 A. La tensione è 12,8, praticamente per il 95% della capacità della batteria. E adesso andiamo a guardare il manuale di istruzioni, così valuteremo insieme alcuni aspetti importanti, come facciamo in tutti i video. Non c'è un manuale in italiano, ma comunque è tutto veramente molto semplice da capire. Batteria abbiamo detto a 12,8 volt, la tensione di carica deve arrivare a 14,4 più o meno 0,2 volt. Ecco, la tensione di carica è importante anche per accendere la batteria. Parleremo fra un minuto di questo. Noi per avere la massima capacità della batteria dobbiamo portarla a 14,4. Questa è la tensione di bulk, scritto bulk. Praticamente tutti i caricabatterie per batterie litio hanno questa tensione, più o meno potrà esserci proprio una differenza di 0,1-0,2 volt al massimo. È importante da sapere però che questa è la tensione proprio di bulk. Dopo bisogna andare in floating. Per questo non va bene un caricabatterie tradizionale o un alimentatore da banco, cioè si può caricare la batteria, però una volta carica, quando lei non assorbe più corrente, siamo arrivati a 14,4, bisogna ricordarsi di spegnere l'alimentatore o, se si ha un caricabatterie con la funzione floating, come per esempio i caricasolari, dovremo andare a impostare un floating che va dai 13,2 ai 13,4, sono queste le tensioni quelle giuste. La corrente di carica raccomandata è di 20 A, quindi 0,2 C. C sta per la capacità totale della batteria. La corrente massima di scarica sono 100 A. Posso avere una corrente continua di 100 A o un impulso di 100 A. La potenza, l'energia anzi, massima che riesce a dare questa batteria
in 100 ampere sono comunque 1280 watt. Guardiamo un attimo anche le dimensioni. È alta 227,5 mm, quindi 23 cm circa, larga 260 mm, quindi 26 cm, e profonda 133 mm, questo vuol dire 13,3 cm. Sopra ci sono due bulloni, che sono i bulloni dei terminali, sono M8. Qui ci sono tutte le cose, diciamo, importanti da sapere. Non bisogna bruciarla, non bisogna buttarla via in un certo modo quando abbiamo finito, le attenzioni. Andiamo a vedere subito le cose più importanti. I parametri. Allora, una 12.8, 100 Ah abbiamo detto, la resistenza interna è inferiore o uguale a 40 milliohm, cicli di vita 4000 cicli. Queste batterie, al pari delle altre LiFe più 4 di buona qualità, hanno una durata veramente molto estesa. Qua parliamo di 4000 cicli. Tanti mi chiedete cosa bisogna fare per mantenerla al massimo, per avere il massimo dei risultati. Allora, 4000 cicli se li usiamo normalmente con una scarica fino al 90-95%. Se vogliamo aumentare questi cicli andremo a utilizzare una scarica fino al 60%. Se proprio le maltrattiamo e le portiamo a 3000 cicli, vuol dire che faremo sempre scariche dal 100% a 0. Però bisogna fare una parentesi. Queste batterie hanno una durata media intorno ai 10 anni, dopo cominciano a decadere. Per fare 3000 cicli vuol dire che dobbiamo fare tipo 300 cicli all'anno, una cosa che è abbastanza difficile su una barca. Una barca mediamente farà 30-60 cicli in un anno, quindi il problema dei cicli è un falso problema. In realtà queste batterie durano veramente molto molto di più. Ha anche una corrente di spunto elevata, parliamo di 400 A. 400 A per questa batteria. Per massimo un secondo. Questa serve quando abbiamo degli utilizzatori che hanno un assorbimento iniziale molto elevato. Faccio un esempio. Noi abbiamo un inverter, per esempio un inverter da 1 kW. Nel momento che andiamo a toccare con i cavi la batteria, non so se vi è mai successo, vedrete proprio una scintilla che si forma sul puntale, sul cavo che tocca il terminale. Questo perché? Perché ci sono i condensatori interni al nostro inverter che si devono caricare. Quei momenti la corrente può essere molto elevata, anche superiore ai 100 A. Se noi avessimo un BMS limitato a 100 A e basta, quando facciamo questa operazione probabilmente andrebbe in protezione. In questo modo, avendo un secondo di tempo, riesce a caricare tutti i condensatori senza problemi e non va in protezione. Mi raccomando, queste non sono batterie adatte all'avviamento dei motori. Si possono in caso di emergenza utilizzare come avviamento motori, ma molto meglio se rimaniamo in panne col nostro motore principale e la batteria è a zero o quasi la batteria del motore, è meglio metterla in parallelo. Vedrete che in poco tempo lei andrà a caricare un tot la batteria del motore e dopo, lasciandola anche in parallelo, procederemo all'avviamento. Ma deve essere una cosa da emergenza, non può essere lo standard, perché non sono due batterie compatibili, quella diciamo al piombo acido rispetto alla batteria LiFePO4 al litio. Ovviamente queste batterie non vanno immerse nell'acqua, cerchiamo di mantenerle in una zona con delle temperature accettabili. Loro lavorano bene la carica da 0 a 50 gradi massimo, la scarica da meno 20 a 60 gradi. Per mantenerla, diciamo, in garage, se dobbiamo metterla via, la possiamo tenere da meno 10 a 50. Ecco, anche i 50 gradi è una temperatura abbastanza elevata che andrà a compromettere i cicli massimi di carica. La sala macchine dei motori
potrebbe andare bene. Ho visto diverse batterie installate in sala macchine senza problemi, però spesso la sala macchine d'estate può raggiungere temperature anche più elevate, anche 60 gradi. Ecco, quindi meglio evitare. Visto che queste batterie non rilasciano gas, a differenza di quelle al piombo acido, le possiamo tenere in un gavone, per esempio, rimarranno anche fredde nel momento che facciamo la carica e la scarica, casomai riscaldano veramente poco e non hanno nessun tipo di manutenzione, quindi quando le mettiamo lì per tantissimo tempo potremmo dimenticarci di loro. L'unica cosa importante è che una volta almeno ogni 3 mesi di fare una carica completa al 100%. È importante questa carica perché il BMS che c'è dentro non lavora, anzi il bilanciatore, c'è una parte del BMS si occupa del bilanciare le celle. Se noi facciamo cariche e scariche sempre tra, mettiamo, il 20 e il 60%, non riuscirà mai a equilibrare le celle, perché le celle vanno equilibrate solo in top balancing, cioè quando sono completamente cariche. Se noi usiamo la nostra batteria dal 20 al 60%, non arriveremo mai a questa tensione finale alta e il nostro BMS non riuscirà a bilanciare le celle. Quindi è importante una volta almeno ogni 10 cariche o al massimo una volta al mese caricare la batteria al 100% e lasciarla carica almeno 6-8 ore. In questo modo diamo il tempo al BMS bilanciare tutte le celle e noi dopo potremo ricominciare a utilizzare la batteria normalmente. Meglio sarebbe utilizzare un caricabatterie dedicato. La lead time sul sito ne ha diversi tipi, ne ha uno anche IP67 adatto per la barca da 10 A che è perfetto per questa batteria. Tra i 10 e i 20 A andate tranquilli. Mi raccomando, stringete bene i bulloni quando andate anche a attaccare semplicemente il caricabatterie. Un bullone stretto male, a mano per esempio, col passaggio di una corrente di 20 A si scalderà e può anche rovinare la batteria o il terminale stesso. Quindi mi raccomando, fate sempre un po' di forza, deve essere un contatto sicuro. Quando vi arriva la batteria normalmente è spenta. Questo vuol dire che se andate con il test a misurare la tensione sui due poli troverete circa 3 volt e chiaramente se provate ad attaccarla all'impianto o volete alimentare qualcosa non succederà nulla, non riuscirete ad accenderla perché proprio non sarà accesa. Cosa dovete fare? Dovete prima di tutto alimentarla con il suo caricabatterie o un caricabatterie di casa, diciamo da banco, oppure anche una classica batteria al piombo con 2 fili, basta dargli il contatto, il BMS sentirà la tensione dei 12 volt sui due poli e la batteria si accenderà. A quel punto sarà operativa e la potrete utilizzare normalmente. Qui avete vari sistemi di ricarica. Come vedete ci sono anche dei valori per cui il BMS interno della batteria si stacca automaticamente, cioè l'over voltage disconnect è 15 volt, a 14.2 quando la tensione di nuovo si abbassa della batteria a 14.2 si riattacca automaticamente e dopo la scarica invece arriva fino a 11,6 e si stacca completamente quando è a 10,8. Quando la batteria con una carica o lasciandola anche a riposo ritorna a 12.4 sarà di nuovo attiva. Si può utilizzare anche una carica rapida, 50 A, per arrivare fino al 97% di carica, però io vi sconsiglio di fare cariche rapide. Questa è una di quelle cose proprio che tendono un po' a rovinare la batteria, a meno che non ci siano dei casi particolari per cui dobbiamo fare tutto molto in fretta, direi di rimanere al massimo sui 20 A di carica. Stessa cosa vale per gli alternatori generatori. Questa è la curva dei volt rispetto al SOC, ma come per tutte le batterie al litio non potete utilizzare semplicemente un voltmetro o un orologio che vi segna la tensione per sapere quanto è carica la batteria. Dovete utilizzare per forza in questo caso uno shunt. Lo trovate sia nel sito della Lead Time che anche di altri produttori come per esempio la Victron. Lo shunt cosa fa?
praticamente misura la corrente che esce e che entra e ha un display che riesce a visualizzare la percentuale di energia ancora contenuta nella batteria, indipendentemente dalla tensione dei poli, perché la batteria quando è a 12.8, 12.9 potrebbe essere al 20, al 30, al 60%, non abbiamo una misura precisa. Con lo shunt saremo in grado di leggere esattamente quanto ci rimane della batteria. Ogni tanto lo shunt va anche bilanciato, cioè equilibrato. Lui si accorgerà quando la batteria è al 100% e bisogna impostarlo in modo che legga anche il 100% sul display. Gli si dirà quanti ampere hanno la batteria e automaticamente lui farà il calcolo con la corrente che passa, sia in carica che in scarica, e ci dirà sempre il valore della batteria. Questo è molto importante anche per stoccare la batteria. Se per mesi non la volete utilizzare, lasciatela intorno al 50% di carica. Quella è la sua condizione ottimale. Non si rovina, non succede niente. 50% di carica. E comunque una volta ogni 3, 4, 5 mesi dategli una carica al 100%, come abbiamo detto prima. Con questo 50% terremo sempre la batteria in perfetto ordine. Qui abbiamo una parte che anche per voi sarà molto interessante, dove abbiamo cavo di rame, mi raccomando, la sezione del cavo di rame e gli ampere che passano attraverso questo cavo di rame in sicurezza. Ovviamente questi sono dati giusti, sicuri. Considerate che se avete misure fino a 2-3 metri, utilizzate tranquillamente questa tabella. Se avete delle misure più lunghe, cioè dovete fare più strada, cercate di prendere il valore di cavo superiore, perché ovviamente più il cavo è lungo, più la resistenza interna del cavo aumenta, quindi c'è una caduta di tensione sul cavo e il nostro dispositivo finale funzionerà sempre peggio. Non devo dimenticarmelo, quindi ve lo dico già adesso. Per chi compra le batterie si può registrare sul sito della Lead Time e in questo momento, in questo periodo, c'è un contest che si chiama Go Electric. Praticamente registrandosi e mandando o un video o una foto, scrivendo un commento, partecipate a un montepremi molto alto che farà felice sicuramente qualcuno. Un'altra parte del manuale, anch'essa molto interessante, riguarda la serie e il parallelo di queste batterie. Queste batterie sono costruite per poter essere messe sia in serie che in parallelo. Questa è la classica funzione serie, può essere a 2, a 3, a 4 massimo, oppure il parallelo, 1, 2, 3, 4. Ho fatto dei video sulla serie e il parallelo. Vi consiglio di andarli a vedere se dovete fare una cosa del genere, perché ci sono alcune cose che bisogna rispettare, tipo caricare le batterie al 100%, eventualmente mettere un bilanciatore, ma trovate tutto sul canale. E qui ci sono tutte le cose principali che riguardano proprio il parallelo e la serie. Come vedete anche loro suggeriscono di mettere due bus bar con i cavi della stessa lunghezza in modo che le due batterie lavorino in un modo diciamo uguale. Oppure se dobbiamo collegare insieme i poli, prelevare da una batteria il negativo e dall'altra il positivo, perché già la resistenza del cavo che va da un polo all'altro incide sul fluire della corrente. Quando abbiamo le batterie in serie ogni 6 mesi, sempre bene ribilanciarle. Per bilanciarle come si fa? Bisogna caricarle singolarmente. Se la batteria scende sotto una certa tensione, automaticamente si spegne. Bisogna avere un caricabatterie adatto e dargli una tensione per arrivare di nuovo alla tensione giusta. Ci vogliono 30 minuti per fare in modo che la batteria si riavvii da sola, perché le celle comunque hanno bisogno di un certo tempo. Oppure appunto bisogna attaccare un controller che abbia la funzione LIFE+4 e lasciarlo attaccato per un 3-10 secondi. Se siete interessati ad acquistare questa batteria o altro materiale della Lead Time, trovate in descrizione il codice sconto del canale. È importante che usiate quel codice ed è importante anche che facciate una foto o uno screenshot del carrello con il codice, perché se doveste cambiare batteria o se doveste riscontrare qualsiasi problema,
potrete contattarmi e con quello screenshot io potrò andarmi a relazionare direttamente col mio responsabile in lead time e avrete sicuramente un supporto migliore rispetto a non farlo. Lo so che per certe cose potrebbe essere più comodo Amazon, ma vi assicuro che comprandolo sul sito madre abbiamo non pochi vantaggi. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video.